Salve! Oggi parliamo finalmente di Digimon Seekers, un po' più nel dettaglio. Siamo arrivati ormai al 10° capitolo, paragrafo. Anche qua bisogna un attimo capire perché in realtà ci troviamo ancora all'interno del primo capitolo, che però è diviso in parti, un po' come piccoli volumetti, e ne sono usciti 10 finora. E in questo video andremo un po' a raccontarvi quello che sta succedendo in questa serie e ad analizzare alcune piccole cose, qualche curiosità, ma di un video più analisi proprio dettagliato del primo capitolo completo lo faremo più avanti. Prima di iniziare però un paio di parole, perché abbiamo notato una certa confusione nel capire come funziona questo prodotto. Alla fine è un prodotto diviso in più media. Quello principale rimane la parte testuale, vale a dire appunto una sorta di romanzetto con cui escono le varie parti e sono supportati da video, varie immagini, principalmente finora realizzate da Malo, che vanno ad aiutarci a capire meglio come si stanno svolgendo gli eventi. Qui apro un'altra piccola parentesi. È stata aperta finalmente la possibilità di pubblicare le proprie fan art. Praticamente per farlo voi dovete creare una fan art riguardante la vicenda di Seekers, pubblicarle su Twitter con l'hashtag in caps lock Digimon Seekers e poi l'altro hashtag fanart, e potete essere presi in considerazione. E qui personalmente lancio un appello a qualche disegnatore che magari ci sta seguendo, so che ci state seguendo, basta fanart di Lugamon, sono bellissime, Lugamon è bellissimo, me ne sono innamorato anch'io, ma per favore basta, cioè non ce la faccio più. Piuttosto provate, io purtroppo sono disgrafico quindi non lo potrò mai fare, ma provate a disegnare qualche avvenimento particolare della narrativa. Inoltre, per chi non fosse avvezzo all'inglese, in alcuni casi sconsiglio la lettura in inglese di questo novel, perché soprattutto i primi 2 capitoli sono stati tradotti veramente male, ma in generale la traduzione non è ottima, perché alla fine non è altro che un'estensione di Google Translate, non c'è un vero traduttore a tradurre i capitoli. Noi sul nostro sito web ci stiamo sforzando per riuscire a fare una traduzione italiana che sia il più godibile possibile, salvo qualche errorino qua e là, però noi non lo facciamo di lavoro, quindi ci può anche stare, quindi di questo ci scusiamo per gli errori, però vi consiglio di vederlo, anche perché mettiamo un sacco di finita la traduzione, finito il capitolo, ci sono un sacco di curiosità, note, molto più di quelle di cui vi andrò a parlare io oggi. Ma iniziamo a parlare ora dei capitoli di Seekers. Io non mi soffermerò proprio su ogni singolo capitolo, farò un po' a blocchi, anche perché la narrativa cambia finora in questi primi 10 paragrafetti. Allora, nei primi 4 capitoli, che sono essenzialmente introduzione al world building, non tanto ai personaggi, oddio, uno in particolare viene analizzato meglio, ma adesso ci arriviamo. Praticamente inizia la narrazione con Eiji, il nostro protagonista, che sta svolgendo una missione e noi la vediamo dal suo punto di vista tramite il dock. Questa cosa è molto figa, che con dei Tyrannomon sta cercando di catturare un Digimon, un Modoki Betamon. Questo è molto importante. Inoltre qui viene introdotto un concetto che più che un concetto in realtà è una sorta di piattaforma che tornerà spesso, che è questo Grimm, che è questa sorta di social dove tutti i cracker come lui si interfacciano, parlano fra di loro, vedono gli annunci per le missioni e così via. Inoltre è una cosa molto interessante che probabilmente tornerà più avanti, perché la vediamo anche nel trailer, incontra un Black Agumon che poi entra in una sorta di portale, vortice, ancora questa cosa non si sa bene, e questo è molto interessante perché vabbè, è una figura che probabilmente ritornerà, ma è curioso anche il fatto che Eiji, il protagonista, si interroga sul fatto: ma cos'è? È un Agumon? Perché ha un colore diverso? Esistono Digimon con colorazioni diverse? Mentre poi tra l'altro sta catturando un Modoki Betamon. Questo è essenzialmente il primo capitolo. Superato questo vediamo il nostro protagonista entrare all'Abadine Corporation, che è praticamente questa incredibile azienda dove lui ci entra. Dopo un breve scambio di parole con la receptionist, arriva dirompente il professor Yusenji, una figura che sarà assolutamente centrale nella relazione e soprattutto anche per Eiji. Questo professore, iniziamo a scoprire un po' di cose su di lui, è un genio essenzialmente, è un professore universitario, un grandissimo ricercatore, è presidente e fondatore di questa Aberdeen Electronics Corporation. E scopriamo che è stato questo professore a chiedergli di catturare, era stato lui a incaricarlo tramite il Grimm di catturare questo Modoki Betamon per studiare le variazioni di Betamon.
è molto figo. E da qui parte un paio di capitoli in cui non si fa altro che praticamente il professore, tramite illustrazioni olografate, ologrammi e così via, spiega a Eiji quello che finora sanno sui Digimon, quindi c'è una breve dissertazione sull'evoluzione dei Digimon, gli stati evolutivi, le tipologie, ma anche questioni un po' più pratiche, tipo anche il fatto che i Digimon non hanno genere, quindi ci sono i Digitama, cioè in pochi capitoli viene spiegato molto bene cosa sono i Digimon e cosa sanno dei Digimon, e viene intravisto anche un po' il mondo digitale. Poi, mentre Eiji assiste a tutte queste immagini bellissime, si ritrova improvvisamente su un aereo dirottato che si schianta. E qui perché il professore gli spiega come l'interazione di Digimon fatti da alcuni umani con male intenzioni possono risultare molto pericolose. I Digimon hanno delle potenzialità molto forti all'interno del nostro mondo reale. E ha usato questo esempio, che non era un esempio in realtà, era una registrazione di un atto terroristico realmente accaduto. Finito questo, gli dona un Digimon Linker, dopo aver buttato il suo dock che Eiji con disperazione riesce a recuperare in tempo perché l'ha costruito da sé, e in questo Digimon Linker abbiamo Lugamon, quello che diventerà il suo Digimon partner. E questi sono i primi 4 capitoli. Poi abbiamo il capitolo 5, e qua ci soffermiamo un attimo a parte perché il capitolo 5 spezza totalmente la narrativa fatta finora, il che è un bene, almeno dal mio punto di vista è stato molto bello, perché abbiamo un capitolo di pura azione, con altri personaggi, altra ambientazione. Praticamente assistiamo a, prima, dei cracker che nella rete stanno cercando di rubare, utilizzando degli Epsimon, dei Digitama. E qui inoltre viene anche spiegato che alcuni cracker non è che comandano direttamente i Digimon tramite il loro dock, ma semplicemente li usano come strumenti, poi i Digimon, in questo caso gli Epsimon, agiscono quasi in autonomia. Loro non sanno che però mentre stanno facendo questa cosa, nascosti, mimetizzati, ci sono dei Command Dramon della DB Gate, che però vengono utilizzati dalla Digipolice, quest'organo che si occupa di controllare che i cracker non facciano illeciti nel mondo digitale, nel mondo della rete, non mondo digitale, scusate. E quindi stanno preparando ad intervenire, sono guidati dal capitano Satsuki, che è molto rigida, molto ferrea, e parte l'azione. Praticamente cercano di bloccarli, gli Epsimon cercano di mimetizzarsi, allora mentre si mimetizzano appare Mecharonimon, che inizia a fare un disastro incredibile, distrugge tutto per cercare di smascherare appunto gli Epsimon. Durante questo momento della narrativa, la voce narrante, che è tutto narrato in terza persona, introduce un concetto secondo me molto interessante, che praticamente parla che questo capitano Satsuki è una persona che, a differenza delle altre persone, è riuscita a soggiogare, a ribaltare il gioco della realtà. Nel senso, lei è riuscita ad andare, nonostante non possa essere fisicamente nella rete, è come praticamente se lo fosse. E questa è una cosa molto interessante, perché mentre nei capitoli precedenti Ryusenji spiegava ad Eiji tutto quello che sanno fino sul mondo digitale, i Digimon e così via, nasceva in Eiji questa volontà nel superare questi, chiamiamoli, limiti fisici, nel voler provare a vivere Digiworld, nel voler percepire questo mondo con tutti e 5 sensi. È un tema che ricorre un po' più spesso, e qua la narrazione ci dice che questo capitano finora è una delle poche persone che ci è riuscita, probabilmente con la sua forza di volontà, col suo legame con Mecharonimon. Questo ancora dobbiamo capirlo bene. La missione sembra essere andata a buon fine, se non fosse che con un lampo compare Pulsemon. Pulsemon che distrae la Digipolice e che riesce alla fine, tra l'altro, a rubare il Digitama. E qui veniamo a scoprire che Pulsemon è guidato dal suo, chiamiamolo, partner, che è Leon Judge, che veniamo a scoprire che è un cracker anche lui, e che tra l'altro non è la prima volta che succede questa cosa. Infatti Satsuki capisce subito che si tratta di lui e scoppia d'ira, è arrabbiatissima, rosica, diciamocelo, sta rosica, che alla fine è stata smascherata. E qua la voce narrante ci dice che questo Leon è anche lui un'altra persona che è riuscita a soggiogare questo gioco. Scusate la tautologia. Dopodiché adesso parliamo un attimo dei capitoli 6 e 9.
All'inizio abbiamo un approfondimento sulla vita, sulla persona di Eiji, perché prima ce l'hanno introdotto, però su di lui, a parte che appunto fa il cracker, e che si fa chiamare tra l'altro Cracker Fang, vabbè, che nome un po' così, non si sapeva niente lui, e lo vediamo a casa, vediamo che c'ha un altarino dove sono raffigurati i suoi genitori, vediamo che anche mentre guarda nel Digimon Link Lugamon, inizia anche a olografare un po', gli ricorda molto il suo cane, quindi probabilmente per lui non è così banale avere un Digimon simil cane come Digimon, e decide di trasferire sul Digimon Linker i Tyrannomon che aveva nel dock. Poi nel frattempo va su Grimm e inizia a fare domande tipo ad altri allevatori di Digimon sul come addestrare bene un Digimon di questa tipologia. Lui non legge bene quello che gli dicono e tendenzialmente gli dicono sì, la compagnia gli fa bene, però compagnia con Digimon della stessa tipologia. Infatti poi subito vediamo Eiji che torna all'Avada in Dario Senji disperato dicendogli ma che cos'è questo Digimon? Io l'ho messo insieme ad altri Tyrannomon che praticamente non riescono più a mangiare, vengono praticamente bullizzati, non sappiamo di preciso cosa succede là dentro, ma essenzialmente Lugamon è molto forte, probabilmente avrà bullizzato per non far mangiare quei poveri Tyrannomon e così via. Ed Eiji è un po' scioccato, un po' spaventato. Ora qua mi fermo un attimo per una mia piccola teoria. Secondo me Ryusenji, ossessionato dal voler scoprire meglio i Digimon, non ha scelto a caso Eiji, cioè secondo me non è una casualità questo legame che c'è fra Eiji e diciamo il suo vecchio cane. Magari è andato a cercare proprio nello specifico Eiji perché ha visto, magari cercando su Grimm, indagando, che poteva essere anche la persona più affine ad allevare Lugamon. Anche perché, diciamolo, Eiji non è questo grande cracker, non è un cracker di fama mondiale, non è neanche fra i cracker più famosi, vive la giornata, lui è felice che è stato compensato bene da Josenji, così che si può comprare della carne al supermercato, cioè vive alla giornata, era uno studente eccellente da liceo, ma poi ha mollato per mettersi a fare il cracker, dice influenzato da alcune amicizie, anche qua tra un po' ci ritorneremo. Josenji rassicura Eiji e poi gli parla un attimo del fatto che esiste la Digipolice, gli chiede se lui si sente far parte del Cracker Team, che è un team che in realtà non è che ha una vera identità, sono vari cracker, si mettono d'accordo, fanno cose. Eiji dice essenzialmente di non riconoscersi niente, e allora il professor Yosenji gli parla dei SOC, Sons of Chaos, che prende questo gruppo, quasi se vogliamo anarchico, di cracker, che essenzialmente vuole imporsi nel mondo della rete tramite l'utilizzo dei Digimon, e lo fa anche attraverso atti terroristici, e gli affida una missione, cioè quella di infiltrarsi nei SOC, non so come pronunciarlo, e scoprire meglio l'identità del loro capo. Eiji, se vogliamo, con una certa leggerezza accetta l'incarico. E infatti poi vediamo che a casa sua apre Grimm e inizia a fare un colloquio, diciamo, di assunzione per entrare, in cui gli affidano essenzialmente una missione. Lui accetta senza problemi e tramite il Digimon Linker attiva il Mind Link, che è essenzialmente questa esperienza che ti permette di essere tu in persona olografato, in questo caso nella rete, un po' come si vede nell'immagine promozionale. E qui arriviamo al capitolo 10, che è l'ultimo uscito finora, che essenzialmente è un po' inizia con il viaggio, diciamo, l'esperienza che ha Eiji nell'attivare questa funzione, che si sente come trasportare, ma tipo non proprio trasportare, è come se stesse annegando, sente annegare nell'acqua, il che gli riporta alla memoria un ricordo di quando era bambino, stava giocando in un fiumiciattolo e a una certa scivola e cade in acqua. Inoltre in questo flashback lui chiama un suo amico, Leon, che probabilmente è Judge. Quindi scopriamo che sono amici, questa cosa probabilmente tornerà sicuramente, forse è lui l'amico che l'ha introdotto in questo mondo e così via. Vabbè, Eiji si risveglia ovviamente
qua è questo mondo, sorta di mondo digitale in questa rete, e assiste a Tuyumon che sta scappando da Tuyumon perché gli ha rubato del cibo, lo sta minacciando. Poi Tuyumon si accorge della presenza di Eiji, minaccia anche lui, e in quel momento dal nulla arriva Lugamon che col suo Howling Fire distrugge essenzialmente tutto, che è questo attacco che si utilizza anche delle fiamme magiche. Infatti è molto suggestivo l'immagine che ci descrivono di il fatto che nonostante non ci sia più niente a bruciare, le fiamme intorno continuano a divampare, ad essere alimentate. Qui Eiji vede finalmente Lugamon e inizia a parlargli, a dirgli: Lugamon, sono Eiji, mi riconosci? E qua si conclude la narrativa finora. Poi domenica uscirà il nuovo capitolo. Finora, come dire, personalmente ritengo che Seeker stia superando le aspettative che avevo. Se qualcuno non si ricorda, in un vecchio video che avevo fatto, quello dove c'era stato l'annuncio di Seekers, mi ero detto comunque titubante perché non mi ero mai approcciato a un prodotto simile. Infatti penso che sia anche il motivo per cui c'è anche molta confusione a riguardo, cioè noi non siamo abituati a prodotti di questo tipo, e non siamo neanche non siamo neanche abituati, secondo me, a vedere un po' Digimon in queste vesti, cioè vedere Digimon non come manga, non come anime, non come videogioco, ma quasi come romanzo fantascientifico. Non siamo abituati, non ci è mai capitato essenzialmente di fare una cosa del genere. Però devo dire che non mi dispiace. Ora, al di là della forma, perché tradurre dal giapponese è difficile, perché io non so il giapponese, quindi mi avvalgo di aiuti, di traduzioni, traduttori vari e così via. Però c'ha proprio una struttura sintattica di narrativa diversa dalla nostra, quindi infatti c'è un po' di libertà nelle traduzioni che facciamo per rendere semplicemente il più godibile per noi e per voi lettori l'esperienza e il prodotto. Però appunto è diverso, però devo dire che con lo strumento della narrativa si possono permettere molte più cose che magari a volte per questioni di costi e così via non possono fare negli altri prodotti. Secondo me ci saranno, prima della conclusione proprio del primo capitolone, ci saranno ancora 2 paragrafi, quello di questa domenica e della domenica successiva. Un po' pensando a quello che abbiamo visto nel trailerone, alla fine non manca tantissima roba, penso che manchi proprio il pezzo grosso, l'evoluzione in Lugarmon, e un po' anche per come forse è teoria stupida, hanno impaginato il sito, l'hanno fatto a righe di 6, quindi penso che sarà diviso in 12 parti questo primo capitolo. Finito questo poi avremo il nuovo trailer per il secondo capitolo, si spera, e così via. Allora, devo dire che comunque appunto mi sta soddisfacendo molto per la narrativa, è molto più matura, il personaggio di Eiji mi sta piacendo, è un po' un personaggio di quelli, cioè nonostante sia un mezzo cracker fallito, è comunque molto pieno di sé, sta là a dire non sottovalutatemi, io farò questo, sì, scoprirò questa cosa, sì, raggiungerò questo livello, sì, ero nel mondo digitale. È ancora un po' oscura secondo me la figura di Jusenji, cioè questo incredibile professore che si affida a Eiji per questa missione. Anche per questo mi puzza, secondo me c'è qualcosa di più sul perché abbia scelto proprio Eiji nel allevare Lugamon e poi nell'affidargli una missione così rischiosa, se vogliamo. Detto questo, per curiosità più specifiche, proprio riguardante alcuni riferimenti, alcune cose, vi consiglio di leggere tutte le note che abbiamo messo alla fine di ogni capitolo. Poi probabilmente faremo anche un video riassuntivo con tutti i rimandi, tutte le curiosità, anche quello può essere molto bello. L'idea di questo video era di raccontarvi velocemente, anche in maniera un po' approssimativa, devo essere onesto, quello che sta succedendo in Seekers, anche per invogliarvi a leggerlo, perché vi assicuro che è un po' una pezza, è un po' diverso, però quello che ci stanno raccontando è bello, è un'ambientazione un po' simile, se vogliamo, almeno l'aria che si respira mi ricorda molto Hackett's Memory, però ancora più maturo e più godibile secondo me. Detto questo, io spero che voi facciate delle fan art, che possiamo vedercele insieme, che vengano anche pubblicate. Spero che seguiate Seekers e il video ti è piaciuto, e diteci se magari volete altri video riassuntivi. Io penso che ogni tot faremo un recappone di quello che sta succedendo. Niente, ricordatevi di seguirci su tutti i vari siti. La traduzione è sempre sul nostro nuovissimo e bellissimo sito web, in pagina avete sempre tutti i profili.
E niente, ci vediamo al prossimo video.